Salve e benvenuto o benvenuta a questa lezione sull'utilizzo di PowerPoint, nella quale vedremo come si inseriscono le immagini all'interno delle diapositive. Quindi riapriamo il nostro file di prova e diciamo che ci sono innanzitutto vari modi di reperire le immagini e comunque si inseriscono tutte nello stesso modo. Facciamo un po' di spazio qui cancellando qualcosa e andiamo a vedere come possiamo inserire le immagini. Per inserire un'immagine in una qualsiasi diapositiva bisogna cliccare qui su Inserisci e poi cliccare su Immagini. Ecco, nella tendina che ci si apre vediamo che abbiamo varie possibilità, come dicevo, di reperimento delle immagini. Vediamo innanzitutto il reperimento delle immagini dal nostro computer, quindi diciamo da questo dispositivo, quindi consente di inserire immagini dal computer in uso o altri computer a cui si è connessi, quindi inseriamoli dal nostro computer. Quindi diciamo da questo dispositivo, a questo punto dobbiamo andare a cercare, come se dovessimo allegarla ad una mail, la nostra immagine. Quindi io vado qui sul desktop dove ho preparato un'immagine nella cartellina immagini e semplicemente cliccherò 2 volte sull'immagine che voglio inserire qui dentro. Come puoi vedere, PowerPoint in Office 365 già mi propone tutta una serie di possibilità per la presentazione di queste immagini all'interno della diapositiva. Ovviamente se ci dovesse essere soltanto questa, ma io la posso gestire anche in completa autonomia, dicendo per esempio a PowerPoint che l'immagine deve fare da sfondo alla diapositiva e quindi io andrò ad allargare l'immagine fino a che l'immagine che ho inserito va a coprire tutto lo spazio della diapositiva. Torniamo indietro con CTRL Z, potrei anche dire a PowerPoint che questa immagine la voglio molto più piccola, quindi mi posiziono con il cursore del mouse su questi pallini, ci clicco, tengo premuto e vado a stringere o a allargare l'immagine. Poi ovviamente la posso spostare in qualunque parte della diapositiva PowerPoint. Come si reperiscono le immagini che poi dal nostro computer possono essere inserite nelle diapositive? Ma è molto semplice, si può andare su Google e scegliendo un tema di ricerca delle immagini, per esempio lavoro, e dopo aver digitato invio si seleziona qui immagini e Google per questa tematica ci tirerà giù tutta una serie di immagini. Se ci servisse un'immagine non con persone ma stilizzata, diremmo lavoro stilizzato, clicchiamo ancora, digitiamo ancora invio, clicchiamo su immagini, ecco che ci vengono tutta una serie di immagini stilizzate in ordine alla chiave di ricerca che abbiamo impostato appunto sul motore di ricerca. Oppure si può dire anche illustrazioni, dove ci vengono delle immagini un po' più animate in relazione all'oggetto di ricerca che abbiamo inserito nel motore di ricerca. Qualora volessimo salvare una di queste immagini sul nostro computer per poi poterla utilizzare inserendola nella diapositiva PowerPoint, ma poi per poterne fare qualsiasi altro tipo di utilizzo, ovviamente facendo attenzione al fatto che sull'immagine non ci sia il copyright e quindi non ci siano i diritti d'autore. Ecco, queste per esempio sono tutte immagini che sono state sviluppate da grafici su cui sicuramente c'è il diritto di autore. Ora noi non andremo ad utilizzarla, ma semplicemente faremo vedere soltanto come si scarica. Quindi io clicco, per esempio, scelgo questa immagine, ci clicco una volta, l'immagine mi si apre e mi posiziono su questa immagine, clicco con il tasto destro del mouse e scelgo salva immagine con nome. Dove la voglio salvare? La salvo all'interno della cartellina da dove prima ho caricato l'altra immagine e le do magari un nome lavoro. Ecco che questa immagine potrà essere allegata ora in un documento, in una diapositiva PowerPoint come abbiamo fatto poco fa. E questo per quanto riguarda il primo dei modi con cui poter inserire un'immagine e quindi dove andarla a cercare. Però abbiamo visto che prima, quando abbiamo cliccato qui, facciamolo ancora, inserisci
immagini, PowerPoint ci ha detto anche che avremmo potuto cercarla, e ora lo faremo, da qualche altra parte. La potremmo cercare per esempio nell'archivio. Nell'archivio di cosa? Nell'archivio di Microsoft Office. Qui ci sono tutta una serie di immagini che, se tu hai il pacchetto Office 365, si possono utilizzare tranquillamente, su cui ha già garantito Microsoft, e quindi su queste non c'è il diritto d'autore, sono dei prodotti Microsoft dove eventualmente Microsoft ha già pagato i diritti d'autore se ce ne fossero stati. E qui, come puoi vedere, si può scegliere anche a tema: acqua, persone, comunicazione, e poi scorrendo tante altre tematiche. Qui, per inserire una di queste immagini, basterà cliccare 2 volte e l'immagine entrerà automaticamente nella diapositiva PowerPoint. Come si può vedere, non ci sono solo immagini, ma ci sono icone che potrebbero simboleggiare qualcosa che ci torna utile nella nostra presentazione. Ci sono adesivi, ci sono il ritaglio di persone, ci sono i ritagli di persone, ci sono anche dei video da poter inserire all'interno della nostra presentazione, ci sono anche illustrazioni, anche molto comunicative a seconda della presentazione che dobbiamo andare a fare. Quindi qui, in qualsiasi di queste categorie ci trovassimo, potremmo andare semplicemente a cliccare 2 volte qui e PowerPoint inserirà l'immagine automaticamente nella nostra diapositiva, che poi potremo andare a ritoccare, a rimpicciolire, ad allargare come abbiamo visto prima. Ultima ipotesi: inserisci immagini online. Quindi qui PowerPoint in Office 365 dà la possibilità di andare a cercare direttamente delle immagini online, come abbiamo fatto prima su Google. E prima abbiamo cercato lavoro, ora cerchiamo per esempio compleanno. Cerchiamo compleanno, digitiamo invio, ed ecco che ci compaiono tutta una serie di immagini relative al compleanno. Per esempio, se volessimo inserire questa, ecco che cliccandoci semplicemente 2 volte abbiamo inserito già la nostra immagine all'interno della diapositiva PowerPoint. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!